Caro Giulio, mi fa piacere vederti qua al Politecnico. Vorrei partire con questa conversazione richiamando magari qualche tuo ricordo del periodo di infanzia, perché tu sei originario dell'Istria, di Capodistria, e poi hai vissuto a Trieste. Magari ci vuoi ricordare qualche cosa di quel periodo? Ecco, ricordo che io sono nato nel 1931, molto in là nel tempo, Qualche anno fa, sì, in come effetti. vedete, ecco, qualche decennio fa. Ecco. Però se posso ricordare la mia bella casa dei miei genitori a Capodistria, che chiamano Koper in sloveno. Ricordo che avevamo una bella casa in quanto che il mio padre, ingegnere del comune e anche progettista dell'enorme monumento a Sauro, insieme a un personaggio che ha fatto storia, cioè Attilio Selva. Io avevo finito a Capodistria il liceo classico, che a Poi sei... Capodistria aveva una storia speciale per l'Istria, per la Venezia Giulia. Certo. E poi sei passato E poi sono all'università. passato a Trieste, all'Università di Trieste in ingegneria. Ecco, dopo la laurea in ingegneria meccanica all'Università di Trieste, ho potuto veramente andare a Roma con una borsa di studio e ho fatto il dottorato in ingegneria aerospaziale. Quindi credo fossi uno dei primi a fare quel percorso. Sì, ma ho avuto anche uno speciale premio, perché il mio maestro per il dottorato era Luigi Broglio. Ecco, poi sei invece E tornato a dopo Trieste. io ho avuto la fortuna di incontrare all'Università di Trieste, in Sì. cui mi hanno assunto, il professore Leo Finzi. E Leo Finzi è Ecco, stato il mio che professore di scienza delle vi costruzioni. prego di ricordare, perché Leo Finzi era professore a Trieste. Certo. Quando io, tornando da mio papà e mia mamma a Trieste da Roma, l'ho conosciuto e lui mi ha invitato a fare da assistente, come si diceva. Però subito dopo, un anno dopo o 2 anni dopo, ha avuto la cattedra al Politecnico di Milano, da cui proveniva. Leo Certo, Finzi quindi... proveniva da Milano e mi ha, per mia fortuna, invitato a seguirlo nella vostra Milano. E mi sembra doveroso ricordare questo con gratitudine per Leo Finzi, la diversità e l'intensità di attività ingegneristiche che ho vissuto con lui, molto certo. vicino. Ecco, e qui ho segnato alcune che sono di un certo interesse. Ecco, abbiamo progettato, cioè Leo Finzi poteva anche, devo dire, progettare nel suo ufficio, oltre che al Politecnico, dove prima era architettura, poi è passato di ingegneria, è rimasto di ingegneria. Quello che vorrei citare qui sono le seguenti attività che per me e per qualche altro amico sono state produttive del futuro. E cioè, le cito, anzitutto io ero incaricato di studiare bene 2 coperture di 2 grandiosi edifici. Uno è il Palasport di Genova e il Palasport di Bologna. È stato Leo Finzi che ti ha suggerito e spinto ad andare
avere esperienze all'estero, Ah, diciamo caratteristiche della tua carriera che poi hai sì. trasmesso anche a noi. Sono stato per ragioni, ecco, culturali a San Pietroburgo, Berlino, ho segnato qui, eccetera. Adesso è inutile che elenchi tutti, ma andavo molto frequentemente in giro. Vorrei citare una stranissima evento che ho vissuto. Per 3 estati sono stati in Sudafrica. Sì, Sapete il Sudafrica? Sudafrica allora era veramente a Città del Capo, si Cape Town, diceva, certo. Cape Town, però lì c'era un caro illustrissimo amico inglese, John Martin? Sì, ecco certo, lì, sì. ecco che mi aveva invitato, quindi 3 estati sono stato a lavorare portando ancora il mio figlioletto e la mia moglie, ecco. Poi Mentre vorrei, dell'esperienza alla Brown University, ecco, che è là dove hai adesso conosciuto arrivo, Drucker, ci ecco, puoi dire ecco, qualcosa? ecco, alla Brown University. Vi ricordo che la Brown University in questo periodo, diciamo, degli anni 40 dopoguerra, ma anche durante la guerra, era la sede più nota in giro per il mondo dal punto di vista delle ricerche in campo ingegneristico anche. E infatti lì ho trovato 2 personaggi che hanno fatto storia. Uno è Drucker, Sì, nel cito nostro questo mondo poi, della e meccanica l'altro è i materiali Prager. delle Prager strutture era sono già famosissimi, sì. anziano, però era ancora lì, dopo è andato in Svizzera e ancora al Politecnico veniva a fare qualche conferenza, eccetera. Però l'altro che è stato mio maestro è Bertrand Drucker, che è stato un personaggio particolarmente famoso allora, insomma, ecco. E questo è stato il periodo veramente di combinazione di attività ingegneristica strutturale, ma anche di ricerca scientifica. Che consiglio vuoi dare ai giovani o comunque alle persone che in questo momento lavorano nel mondo dell'università? Un Ecco, consiglio, anzitutto io vorrei raccomandare collaborazioni, certo. cioè essere interessati a ciò che l'amica o l'amico svolge, possibilmente interagire. Questo è qualche cosa, non dico mica che si sia perduta l'abitudine, no. Ecco, una delle raccomandazioni che farei però è sempre le collaborazioni, sia a livello di quasi coetanei, diciamo Certo. quasi in una stessa posizione ovviamente, e naturalmente con interesse su argomenti culturalmente connessi. Ma Questo anche sì. le collaborazioni fra E poi, persone di diversa età, il giovane ecco, verso ecco, il meno ma, giovane, ecco, ma c'è anche la collaborazioni tra, diciamo, già arrivati, certo. ecco, e celeberrimi, ecco, come questo illustrissimo, no, se lo chiamo collega si offende, ecco, perché ormai io sono iperpensionato, ecco, Cioè, nello però scambio fra esperienze diverse, sia in termini di età che di curricula e di sì, sì, conoscenze, tu trovi proprio sì. il E fondamento. di Invece un saluto ti ho per tutto proposto, il Politecnico, cosa vuoi, diciamo, trasmettere come messaggio per concludere questa nostra conversazione? ma il messaggio che io vorrei inviare a questo Politecnico è un messaggio di gratitudine, perché se guardo indietro, ecco, ritengo
che la mia attività ha avuto nel Politecnico certi, come dire, anche forse miglioramenti, perché le collaborazioni sono state piuttosto di interesse anche mio personale, nel senso che ho potuto anche imparare dai giovani, diventando vecchio una necessità. Sicuramente Però dai giovani si impara moltissimo, quindi condivido pienamente questo messaggio di gratitudine. Il Politecnico è una grande istituzione, diciamo, che lo scambio continuo fra generazioni, fra ambienti culturali diversi, porta a sì, devo dire, esperienze positive, a incrementare conoscenze e sperabilmente anche avere un impatto positivo sulla nostra società. Quindi credo che sì, su questo io concordiamo credo. perfettamente. Niente, ti ringrazio, questa è stata una conversazione molto interessante, è bello, diciamo, ricordare alcuni episodi e sentire da una persona della tua esperienza, diciamo, che cosa nella sua carriera ha rappresentato momenti chiave, momenti di svolta e le esperienze che mano a mano sono state accumulate.